E buonasera dalla sintesi ludica, ragazzuoli! Oggi siamo qua con un team di Regulation J basato su Laburno, il capo palestra di tipo drago. Lo abbiamo scelto tramite Pokémon Factory, la terza puntata, ed eccolo qua. Ragazzi, un team davvero improbabile per il Regulation J, diverso e anti-meta. Vediamo un po' cosa c'è e perché è così tanto buono. Ci troviamo uno Sceptile che comunque sia ragazzi è veramente una manna dal cielo perché ha colpo di mano che va a neutralizzare i prioritari avversari, quindi sbriga attacco, extra rapido, fake out, tutti questi prioritari noi li fermiamo col colpo di mano. Sceptile può diventare più veloce di qualsiasi altra cosa, peraltro tramite il suo elettroseme che va consumato col campo elettrico e la sua abilità Agile Tecnica che gli fa raddoppiare la velocità. Miraidon quindi accanto è d'obbligo, molto classico qua, con lente scelta per fare più danni possibili. Tipo folletto con Magibrillio onde evitare eventualmente gli attacchi dei draghi avversari. Poi ci troviamo un anti-trick room che è Luna Ruggente che ha la sua provocazione, oltre ad avere privazione che funziona per lo più contro tutti quanti i Pokémon di tipo psico che ci troviamo contro con la trick room. Vento in coda per incrementare velocemente la velocità e acrobazia combinata col terratipo volante con Garchomp che va a fare ragazzi i terremoti, quelli che vanno a devastare qualsiasi cosa, ottimi contro i Pokémon di tipo elettro o i Pokémon di tipo terra che ci sono in questo meta. Ovviamente stolato in maniera tale da raddoppiare la sua velocità. Ci troviamo poi anche al di sopra un Arcaludon con Kyogre. Ragazzi, Kyogre fa piovere, Arcaludon incomincia a fare elettroraggio e incomincia a spammare elettroraggio colpendo qualsiasi cosa. Ha il corpetto assalto, quindi aumenta la sua resistenza alla difesa speciale, il suo attacco speciale aumenta, non ve lo sto a spiegare. Ragazzi, tutti i Pokémon che come vedete si combinano a coppia benissimo, ma anche fra di loro si combinano veramente a bestia. E ragazzi, questo è uno di quei team che vi dico che vince, e vince veramente bene in Regulation J. Se volete arrancare, questo è ottimo. Ve lo faccio vedere subito all'interno di queste tre partite e partiamo senza indugio. E vediamo la prima partita con questa squadra che, obiettivamente parlando, sa il fatto suo. Stiamo attenti là, ragazzi, perché come vedete c'è quella combinazione Maushold con Terrakion che non mi piace per niente. Doppio tempo e quindi stiamo un attimo attenti all'andazzo. Maushold Terrakion può essere veramente problematica. Noi qua possiamo incrementare di molto i danni perché abbiamo il focus che abbiamo la possibilità di andare a velocizzare molto con Sceptile, però non ci sono fake out o attacchi diciamo prioritari, quindi potremmo anche andarcene eventualmente diciamo a cercare di comandare direttamente con un pochettino di potenza. Sicuramente il Kyogre ce lo dobbiamo portare onde prevenire qualche fastidio. Miraidon ce l'abbiamo, sì, sicuramente è dalla nostra parte qua. Sceptile ci può pure stare ragazzi. Ci buttiamo dietro un Kyogre e non so se Arcaludon in questo caso può essere utile o se può essere più utile un Garchomp. Forse Garchomp, vai. Garchomp può essere più utile ragazzi perché comunque sia diciamo qua abbiamo attacchi di tipo terra che vanno a devastare la roccia e il fuoco, quindi ce ne andiamo su Terrakion e ce ne andiamo su un CU. Quindi va bene ragazzi, si va così. Facciamo un po' di culetti, Qua l'avversario veste un pochettino da diciamo donnicciola e quindi ora gli rompiamo un po' il culo. Va bene. Molto attenti qua perché ci sarà il probabile vento in coda da parte sua. Noi siamo più veloci con lui ma con l'altro no. Probabile Terra Crystal. Ragioniamo un attimo. Intervolt può essere utile per far entrare subito Kyogre. Verde Bufera non l'ammazzeremo mai ragazzi perché lui non ha questa intenzione secondo me. Noi ci tentiamo ma non è la sua intenzione. È la sua intenzione, va bene, buono.
Arriva Verde Bufera che ci toglie qualche pensiero. Perfetto. E giù ragazzi, Kyogre, giù. Addio Kyogre, è stato un piacere conoscerti. Arriva l'Intervolt, fa pochi danni, ma ci aiuta a riassestarci un attimo all'interno del campo. Ora il problema è mettere Kyogre ora, no, Garchomp. Che lui potrebbe ricambiare il meteo, ragazzi. Mettiamo un attimo Garchomp. Pietra taglio in caso. Siamo sempre più veloci, ma ora la camurria è che abbiamo diminuito il nostro attacco speciale, quindi stiamo attenti un attimo. Ok, l'avevamo prevista questa. Dragartigli potrebbe bastare tranquillamente per portarci giù a coso. E da questa parte potremmo rincrementare un altro Verde Bufera. Ma non c'è motivo ragazzi, facciamo così invece. Qua ci mettiamo un Kyogre. Dragon Claw e Kyogre ragazzi. Abbiamo un attacco speciale diminuito, rischiamo che lui possa fare comunque sia un cambio col Terra Crystal, meglio non rischiare. Giù la pioggia. Vediamo un po'. Terra Crystal, vediamo un po' se è tipo fuoco. Potevamo buttare un terremoto, però non volevo rischiare ragazzi. Preferito fare Dragon Claw per andare sicuri sull'Atias. Sicuri fino a quando diciamo non ci evita l'attacco, porca puttana. Va bene. Eruzione non toglie un cazzo. Molto insignificante. Drago Artigli. E primo Pulsar. Primo Puzza ha detto anche, vai. Situazione abbastanza ottimale ragazzi. Stiamo attenti che poi lui vuole rimettere la siccità. Dovrebbe andare giù Ciyu, a meno che non abbia fuoco al nastro. Drago Artigli, perfetto. Primo Pulsar non fallire ti prego. Ok. Giù Ciyu, rimaniamo soli contro Groudon ragazzi. Partita finita ancora prima di iniziare. Qua proprio il nostro avversario ce lo siamo mangiati. Strategicamente parlando siamo stati impeccabili. La squadra ha fatto il suo, devo dire il vero, però noi siamo stati veramente tanto impeccabili. Dobbiamo togliere Kyogre. Siamo loccati su Dragartigli, lo facciamo. Mettiamo Miraidon, vai. Difficilmente lui farà l'attacco di tipo terra ora, secondo me. Noi siamo più veloci e possiamo pure permetterci di fare Intervolt eventualmente. Campo elettrico. Dragartigli arriva. Può essere anche che ci fa attacco di tipo terra, sì, ma tanto abbiamo comunque sia il ripresto, quindi va benissimo. Giù Miraidon, rientriamo con la pioggia e vinciamo la partita. Porca puttana, c'ha Conchinella ragazzi, che è veramente graziosa sta combinazione. Conchinella fa recuperare gli PS praticamente, a seconda anche di quanti danni si fanno a quanto pare, quindi può essere davvero ottima. Pensavo che era tipo avanzi, però si usava soltanto quando attaccavi. Noi abbiamo un po' di attacchi super efficaci, se facciamo un cambio un attimo possiamo poi utilizzarli dopo che abbiamo una sola scelta. Primo Pulsar, ti prego, prendi. Dai, abbiamo vinto la partita, è bella facile. Garchomp rientra. Entra Sceptile, giusto per evitare che primo Pulsar ci fallisca. Per metterci il cosiddetto ferro dietro la porta, ragazzi. Primo Pulsar entra. Prima partita vinta in maniera devastante. Ragazzi, un team veramente da non sottovalutare. La Burno, capo palestra tipo Drago, ragazzi. Non sono proprio tutti draghi, qua abbiamo due simil draghi, ma cafuddano, eh? Veramente bello la Burno.
Ragazzi, con questa squadra si bastona come fabbri, eh? Qua abbiamo non due, ma la bellezza di tre leggendari, perché c'è pure Ditto che è abbastanza là in incognito. Stiamoci attenti perché qua è una di quelle squadre Stranger che può veramente dare fastidio. Tra l'altro abbiamo Miraidon, cioè Coraidon e Zamazenta, cioè comunque sia roba forte, eh? Allora, qua c'è da prestarci molta attenzione. Allora, fare eventualmente, diciamo, il taunt non è una brutta opzione, ragazzi. Qua ci può essere un po' di tutto. Quindi secondo me Luna Ruggente è meglio che entra in questo contesto. Sicuramente, diciamo, dietro metteremo poi Kyogre. Miraidon ci sta, anche se ho paura che me lo copia all'inizio. Arcaludon non ci sta troppo. Facciamo così: davanti Garchomp e Luna Ruggente, dietro Kyogre e Miraidon. Ragioniamo un attimo, ragazzi. Luna Ruggente può effettivamente fare la provocazione, che può essere una cosa molto utile, onde evitare i tantissimi bodyguard che ci sono qua in mezzo, perché noi abbiamo effettivamente, diciamo, Kyogre che qua può fare molto bene, ma è molto impedito, quindi stiamo attenti. Potrebbe esserci una Trick Room da un lato. Molta attenzione qua, eh? Non è una situazione facile. Provocazione sicuramente là. Terra Crystal di tipo metallo già ci potrebbe in qualche maniera un po' agevolare in realtà. Me ne andrei con un Drago Artigli, che però potrebbe diventare dell'altro tipo, e facciamo un battipiedi. Vai. Tipo metallo, cerchiamo di evitare l'attacco che ci farà sicuramente Meowscarada. Non so se ce lo farà sull'uno o sull'altro, ma purtroppo dobbiamo rischiare perché abbiamo la possibilità del 50-50. Provocazione funge, la cosa che ci interessa di più contro Garganaci, e poteva essere una bella rottura di scatole. Battipiedi, bei danni. C'è anche il brutto colpo di mezzo, devo dire. Fie le punte. Vuole mettere in mezzo il veleno, va bene. Voleva stallare, ma noi abbiamo impedito lo stallamento. Sottosale arriva, fa bei danni, eh. Allora, stiamo un attimo attenti qua, eh. Allora, la norma vorrebbe un'acrobazia verso Meowscarada, io lo so. Però facciamo qualcosa fuori dalla norma, perché io ho l'impressione che se lui voglia ritirare comunque sia Garganaci, preveda un battipiedi, quindi andiamoci su privazione. E questo lo cambiamo proprio e mettiamo Miraidon. Vai. Cerchiamo di puntare sull'imprevedibilità. Lo so che Miraidon sa bene, ragazzi, state tranquilli. L'abbiamo messo comunque sia in funzione del fatto che tanto con Garganaci bloccato però la siamo messi bene. Va bene. Motore andronico. Privazione arriva, porta via gli avanzi. Lui non l'ha cambiato, sta per lo prima c'ho battipiedi. Privazione da quel lato sulla lente scelta, ottimo, ma ora possiamo fare una cosa bellissima, ovvero Dazzling Gleam. Possiamo assicurarci 2 kill ora. Va bene. Dazzling Gleam e Acrobatics da quel lato. Veniamo danneggiati piano piano, stiamo attenti. Acrobazia e Dazzling.
Dovremmo assicurarci in qualche maniera 2 kill. Probabilmente lui un Terra Crystal potrebbe adoperarlo, stiamo attenti, anche se però c'è tutto da vedere. Noi dobbiamo puntare sul taunt di una ruggente sicuramente. Ricordiamo che non abbiamo più la lente scelta, quindi faremo sicuramente molti meno danni. Acrobazia. Breccia, purtroppo lo porterà lo stesso via. Lui potrebbe avere sbriga attacco, questo può essere davvero fastidioso. Dobbiamo fare un tailwind. Non ce la facciamo a fare tailwind. Entriamo con chi ci abbiamo dietro, stiamo attenti perché non possiamo più provocare. Tra avvelenamento e sottosale lui veramente è davvero tanto insidioso e tanto fastidioso. Andiamo con Garchomp, che al limite anche se facciamo un terremoto ce ne stiamo fregando. Garchomp, Dazzling e poi battipiedi su quella che viene, o terremoto su chi viene. Battipiedi, va bene. Giusto giusto, ora si becca tutto quanto il danno che si può beccare. Però è inutile rischiare facendo un terremoto. Non abbiamo più la lente scelta noi, Ma non c'è neanche più il campo elettrico, sto vedendo. No, c'è il campo elettrico. Sul miscatto toglie assai, ragazzi, vai. Batti i piedi. Danni piccoli. Più veloce, non me l'aspettavo. Arriva il body press. No, ferro scudo. Il problema è cosa c'ha dietro. Giù Kyogre, ragazzi. Sicuramente ce ne andiamo giù di Origin Pulse. Davvero fastidioso sto fatto di sottosale e veleno. Ci ha veramente rotto le scatole. Sta partita non è andata, ragazzi, Ma lui ci ha tolto l'oggetto. No, ancora siamo stolati, cazzo. Ci sono volte in cui la stola è pure un fastidio. Batti i piedi là. E primo pulsa, il zampillo non lo possiamo rischiare, ragazzi. Perché se poi rimaniamo... non rimaniamo bloccati per in realtà, Ci proviamo. Molto probabile che il suo attacco vada contro Garchomp. Tipo acqua. Ci può stare. Battipiedi arriva, Muscherada giù. Va bene. Danni su Garchomp. Porca puttana. Questa non ci voleva proprio. Ci ha fregati, ragazzi, ci ha fregati. Seconda partita andata male perché qua lui... se l'è pensata bene, ragazzi, sottosale più avvelenamento più il team da stallo, cioè qua era una bella strategia. Seconda partita purtroppo la perdiamo. Ci ha completamente depistato, devo dire il vero. Ragazzi, quando è bravo l'avversario, c'è poco da fare. S-Love ci ha fregato per la bella. E niente, dai. Ne facciamo un'altra e buonanotte. Ragazzi, si può anche perdere d'altronde. Bravo ragazzo, bravo, si è comportato bene. Il nostro team l'abbiamo usato come potevamo, ma devo dire il vero, strategicamente parlando lui è stato migliore di noi. C'è poco da fare.
Bravo, bel team, non l'avevo mai visto e mi ha sorpreso. Ragazzi, il secondo team mi ha sorpreso, era davvero difficile, eh? Sottosale, tante cose. E veleno di ciele punte che non me l'aspettavo, poi tutta quanta una serie di cose per stallare, è stato davvero fastidioso. Qua ce ne troviamo uno con Miraidon e Terrapagos. Ragazzi, comunque devo dirvi che da quando c'è questo Regulation J vedo veramente tante cose diverse e tante cose nuove. Sembrava un regolamento brutto, invece vi devo dire il vero, non è male. Si vede veramente molta varietà. Allora, ora io che cazzo faccio in mezzo a questo contesto? Io più Scherata lo sto odiando ultimamente, eh? Devo dire il vero, non è tra i miei preferiti da affrontare. Anche perché diciamo quasi sempre non c'ho nulla da metterci contro. Luna ruggente a questo punto, che può essere diciamo l'unico che può dare un po' di fastidio alla mascherata. Accompagnato magari da qualcuno che si può anche velocemente ritirare indietro, tipo Miraidon, non è male. Colpo di mano qua non ci può servire. Kyogre sì. E Garchomp sì. Confermiamo. Ma non è che abbiamo messo Garchomp per sto lato, ragazzi, perché comunque sia ci supera in velocità per lo più tutti, perché altrimenti diciamo sarebbe davvero stato molto problematico adoperarlo. Luna ruggente e Sceptile sono sicuramente quelli più veloci della squadra, perché Sceptile raddoppia e Luna ruggente a più 1.5. Ma sto la scelta di Garchomp e ce lo concede come terzo più veloce, il che non è affatto male. Buono, qua ottima situazione. Non so se fare subito un provocazione su coso, su Pinturicchio là. Ma mi sa di sì, subito una bella provocazione può essere un'ottima idea. Onde evitare che incominci a incrementare con Calm Mind, eccetera. Provocazione e Interbolt. Anche di qua direi, più che altro perché comunque sia, se lui poi ci fa un attacco di tipo folletto. Allora, quindi, tipo volante, provocazione, Interbolt qua, vai. Ragazzi, l'abbiamo dovuto fare perché il tipo drago oscuro, drago oscurità, veramente diciamo c'è la doppia debolezza che è una camurria allucinante. Se ci arriva a fare diciamo un attacco di tipo folletto se ne porta 14. Provocazione, vediamo se va a funzionare contro l'eventuale Calm Mind. Subito indietro a Miraidon. Bei danni, devo dire il vero. Brutto colpo, ok. Sto lato ovviamente, non avevo dubbi. Torniamo indietro. E buttiamo, ragazzi, Kyogre, eh. Ci tocca buttare Kyogre. Tanto lui, se terra cristallizza, è un po' un cretino in questo momento. Perché non può potenziarsi. Distorto zona, stiamo attenti, eh. Io direi di buttare giù qualcuno che si becca un po' di danni, piuttosto che lasciare Luna ruggente nelle ambasce, perché comunque sia Luna ruggente può essere utile in tante situazioni. Forse Miraidon. Miraidon. E qua un primo pulsar. Con protezione, sondiamo. Facciamo così. Io penso che Luna ruggente se lo porterà giù. Non poco. Se non lo porta giù noi riusciamo a fare comunque sia acrobazia sul mio Scherata e ce lo togliamo dai coglioni evitando il flower trick, perché non abbiamo più il Terra Crystal su coso. Finisce la pioggia.
Terra Blaster arriva. Mamma mia. Mi sa che se lo porta, super efficace ragazzi, non resiste quello. Ne portava 10. Va bene, va bene, va bene, va bene. Fermi, buoni, ragioniamo. Situazione non bellissima, devo dire il vero. Garchomp viene un attimo in campo e aiutaci in questa situation. Ci proviamo. Cazzarola era più veloce di tutti quanti. Giù mascherata. Arriva prima Terra Cluster e poi Terremoto. Resistiamo abbastanza bene al Terra Cluster. Il Terremoto ci fa dei danni a Kyogre. Va bene. Bene, ma non benissimo, direi. Dovrebbe bastare, primo pulsar. Oh, il controller mi è impazzito. Ragazzi, c'è il controller pazzo. Che succede? Vabbè, noi nel frattempo abbiamo colpito con primo pulsar. No, indietro. Ok. Siamo entrati con Miraidon, va benissimo, dai. Stiamo riuscendo a recuperare. Scusate il controller pazzo, non so che è successo. Situazione non male in realtà, eh. Quanto c'è rimasto di... Ragazzi, aiuto? Che sta succedendo? È stregato. Distorto zona, campo elettrico. Sotto zona abbiamo un turno. Quindi per questo turno lui potrebbe essere più veloce dell'altro. Proviamo il Magibrellio e il primo pulsar, per forza. Ago difesa, va bene. Ci sta. Vediamo sempre il Magibrellio. Siamo riusciti a fare danni lo stesso, nonostante comunque sia siamo stati... Oh là là. Così spera. Giù Kyogre, ma abbiamo comunque sia, diciamo, il nostro caro bel Garchomp, ragazzi, va bene. Non ci lamentiamo. Magibrellio ci porta giù Latias e noi siamo qua per vincere. Garchomp entra e noi ci apprestiamo alla vittoria. Diciamo che qualsiasi cosa dovremmo avercela fatta. Vai. Pietrataglio arriva. Addio. Ragazzi, la terza l'abbiamo vinta più che dignitosamente, recuperando veramente bene.
Bello, bello, mi ritengo soddisfatto. E allora arriviamo alle conclusioni salienti di questi 3 scontri. Primo scontro, ragazzi, vinto senza fatica. Secondo scontro contro uno stranger che era veramente difficile da capire come gestirlo. E quindi diciamo l'abbiamo perso. Terzo scontro recuperato su una trick room che ci aveva messo sotto scacco. Obiettivamente parlando, ragazzi, la squadra merita e è davvero completa. Ve ne avrei voluti fare vedere di più, ma purtroppo ci limitiamo sempre a 3 puntate circa. E il quarto non ve lo faccio vedere perché ultimamente la Switch mi sta dando un attimo di bizze, dovrei un attimo farla controllare. Ma davvero, ragazzi, a livello diciamo di vittorie ne fa molte di più rispetto alle perdite. Questo è un team che per rankare è ottimo, ve lo consiglio. Guardate l'ID squadra là sopra, c'è il Poképass in descrizione. Se volete mettere un mi piace al video mettetelo, eventualmente così mi sento più agevolato a fare i video per voi. Detto ciò, ragazzi, lasciate un commento qualsiasi anche che aiuta sempre l'algoritmo. E detto ciò, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Regulation J. Vedremo con che cosa con Pokémon Factory aggregato.